Bentornati su Hack Your Farm, io sono Marino e no, non sto andando a fuoco. In questo momento mi state guardando con l'occhio di una termocamera. Possiamo dire che una termocamera è un dispositivo che converte l'energia infrarossa invisibile all'occhio umano in segnali elettrici che vengono poi elaborati per creare immagini termiche. Al cuore di una termocamera c'è un sensore a infrarossi, solitamente costituito da migliaia di pixel, ognuno dei quali misura la radiazione infrarossa incidente. I dati vengono raccolti e quindi mappati su una scala di colori, dove i colori caldi rappresentano le aree più calde e i colori freddi, cioè i blu, i verdi, le aree più fredde. La termografia offre numerosi vantaggi rispetto ai metodi di misurazione tradizionali. Innanzitutto è una tecnica non invasiva, che non richiede il contatto diretto con l'oggetto in esame. Inoltre permette di visualizzare le differenze di temperatura in modo rapido e preciso, anche in condizioni di scarsa illuminazione, come in questo caso, o in ambienti ostili. Infine, la termografia consente di creare immagini termiche di oggetti in movimento, grazie alla elevata velocità di acquisizione dei dati. Quindi questa tecnologia non invasiva offre una miriade di vantaggi. Permette ad esempio un'ispezione rapida e l'individuazione di anomalie termiche, come ad esempio le perdite di calore, guasti elettrici o punti caldi, in modo semplice e immediato. Permette l'analisi in sicurezza di sistemi in funzione, senza interruzioni, anche in ambienti pericolosi o difficilmente raggiungibili. Il monitoraggio continuo dei processi e identificazione tempestiva di potenziali problemi in tempo reale è un plus non da poco. Le termocamere trovano applicazione in numerosi settori, dalla manutenzione industriale e civile all'edilizia, dal monitoraggio ambientale alla ricerca scientifica e infine anche per il monitoraggio agricolo. Infatti le termocamere possono essere utilizzate per monitorare la salute delle colture, aiutando a rilevare lo stress idrico o le malattie delle piante. Sono anche utilizzate nel monitoraggio della salute delle piante. Infatti, misurando la temperatura superficiale delle foglie, è possibile scoprire delle anomalie o delle variazioni della temperatura che possono indicare malattie o infestazioni di parassiti o anche stress in generale. Per iniziare andiamo a vedere quali informazioni ci può dare in riferimento al compost e alla lettiera dei lombrichi. Andiamo! Ci stiamo dirigendo verso la serra. Questa è la mia serra all'interno. La zucchina che ho lasciato per seme è caldissima. Quello che vediamo là dietro, caldo, invece è il bidone dell'acqua che uso appunto per tenere caldo l'ambiente. Mi fa da volano per la temperatura. Questa è la vasca da bagno dove tenevo i pesci, anche se adesso li tengo qua dentro. E questo qua è il compost. Vediamo che ci sono delle zone caldissime, sopra c'è ancora il cartone, ma nonostante quelle si vede proprio delle zone caldissime. Ho provato a togliere un po' di cartone, vedete che
Ok, adesso andiamo a vedere invece la lettiera dei lombrichi. Mi aspetto che sia fredda. In questo momento dovrebbero esserci 4 gradi qua in provincia di Milano. Vediamo un pochettino, questa è la lettiera. Vediamo che di caldo c'è solamente il murettino in cemento. La lettiera è quasi tutta fredda. Avviciniamoci. Qui ho aggiunto del materiale organico per dar da mangiare ai lombrichi, l'ho messo a zone, infatti ecco, qua se ne vede un po', qua se ne vede un po'. Naturalmente c'è il telo ombreggiante sopra. Andiamo a vedere più in qua, anche qui avevo dato da mangiare ai lombrichi, andiamo a vedere. Qui c'è un tubo di ferro che sembra incandescente. Ecco, qua è dove ho messo il materiale organico che starà ancora, ci saranno ancora i microrganismi che stanno lavorando, per questo che è più caldo, però come vedete è molto più freddo rispetto al compost. Se non ricordo male ne ho messo anche un po' qua, eccolo qua, ok, perfetto. Vediamo cosa si vede invece in lontananza. Laggiù ci sono gli alberi, vuol dire che trattengono. Questa è la mia serra. Il mio fico d'India. Ok, andiamo a vedere le trebbie. Sto andando verso la mia serra interrata. Ah, qui tra l'altro c'è il cumulo delle foglie e questo qua invece è il cumulo del cippato. Questa è la mia serra all'interno, guardate la differenza di calore. Passo sul cippato per andare alle trebbie. Urca. Queste le ho portate 4 giorni fa, sono ancora calde. Questa è sempre la mia serra. Questo è il muretto della serra interrata. Va bene, per questo video è tutto. Abbiamo fatto un test della termocamera. Quando impareremo a usarla un po' meglio faremo un altro video. Per questo video è tutto. Io intanto vi saluto. Ciao, ci vediamo al prossimo video.